Domani un gioiello di un signorino. Sì. un gioiellino che se schianti, bro. Mamma mia, sono problemi. Mi scappo o mi butto giù da una montagna. Vado in Messico diretto. Sì. Mamma mia. Audi RS3 nuova di Sperla, spettacolo. Carbon fiber ovunque. Carbon fiber è la parola chiave per questa macchina. Porca miseria. È letteralmente dovunque. Ci sono su tanti mila euro di carbonio. Sia dentro che fuori, sì. È una cosa... Dico già una cosa, visto sì. che so che ci saranno i commenti, ogni tanto probabilmente sentirete i freni fischiare, sono carboceramici. È normale. Sono molto caldi perché ci siamo appena scesi, esatto. Esatto, poi in discesa si usano tanto, quindi è normale che ogni tanto si senta qualche fischio. E adesso li riscaldiamo, saliamo invece. Cominciamo nel dire che qua abbiamo un motore 2005, cilindrata, 400 cavalli. Originale. Esatto, con 500 Nm. Bravissimo. Detto. Ok. Attualmente siamo sui 470 cavalli, poco meno, bancati, e mi sembra di ricordare 570 Nm di coppia, giù di lì. Anche quello ovviamente bancato. L'elaborazione che ci abbiamo fatto è simile allo Stage 2, nel senso che questa macchina è molto nuova e purtroppo non si può mappare la centralina, ma si può solamente aggiungere un modulo esterno che agisce sulla pressione del turbo, che è quello che abbiamo fatto. Ok. Questo ci ha dato 50 cavalli solo lui. Mamma mia. Poi abbiamo messo un Eventuri aspirazione che tira su 15 cavalli bancati, e successivamente abbiamo cambiato, in realtà è successo prima, un intercooler Airtec molto più grande, 150% in più di efficienza, quindi tanta roba. 150% in più? Sì. Porca vacca. E cutback Capristo, che è solamente terminale ed è omologato, nonostante comunque si faccia sentire. Già per me 400 cavalli sono... non dico abbastanza, però cioè... si fa sentire. Ti clicco il pulsantino RS. Ok, partiamo già. Entri quindi in modalità individual, che è settata sulle mie preferenze, quindi sospensioni durissime, volante bello duro, scarico aperto, reazione bella cazzuta sul pedale, tutto quello che vuoi. Siamo già al dolce. Esatto. Da lì puoi vedere il G-metro, quindi per capire quanto stai facendo forte le curve, le frenate, le accelerazioni, percentuale potenza, percentuale coppia, quindi insomma ti puoi un po' divertire. Qua nel display invece, non so se lo vedete, ho messo il monitor RS che ti dice un po' le temperature. Vai, vai. Mamma mia! Porca vacca! Mamma mia, devo dire che da passeggero fa tutto un altro effetto. Ma infatti te l'ho detto che da in parte è brutta. No. È una cosa... sembra di essere catapultati nell'iperspazio. Allora, i freni se vai dolce frenano anche piano, poi dopo mordono bene. Sì, mordono bene, anche perché non ho detto prima, oltre all'impianto carboceramico anteriore, gli abbiamo fatto ovviamente su tutti e quattro i freni i tubi in treccia. Quindi anche a temperature un po' più elevate, anche un po' più sotto stress, comunque mantengono bene la performance e in teoria pinzano anche un po' di più, perché hai messo anche una sicurezza in più, diciamo, nonostante siano... No, beh, è assurdo che questo RS3, cioè che un RS3 non esca con i tubi in treccia di serie, però purtroppo io non mi chiamo Audi, non faccio io le macchine, e quindi... non avrei messo come optional qualsiasi cosa praticamente. Mamma mia. Sì, dopo in parte, mamma se mia, non l'hai mai fatta guidare a nessuno. Sei uno dei pochissimi. Porca! Sei veramente uno dei pochissimi. Sono sia contento che onorato, sento proprio la responsabilità sulle spalle, capito? Quindi la macchina è una cosa impressionante. È incollata, È impressionante, è incollata. Freno, io senti che frena, perché appena schiacci un pochino di più il freno ti pinza, ti morde. Sembra quando metti la mano in mezzo alla bocca di un coccodrillo che non ti molla più. Sterzata al volante, non intuitivo di più ancora. Sterza con pochissimo raggio, e cioè mi sembra di... sai che mi dà straconfidenza? Sì, è una bella cosa, perché secondo me è un'auto che, anche se non hai tutta sta grande esperienza, ti puoi permettere di scannare. Allo stesso tempo l'overconfidence
bisogna sempre avere un Esatto. limite, perché Sì, sì, sennò sì. troppo Se ti senti troppo sicuro poi vai a fare l'errore. Esatto. Qui abbiamo il cambio automatico sequenziale a 6-7 rapporti. 7 rapporti, 7 rapporti. classico Audi, Trazione 4x4. sì, che E- però può anche essere spostata sul posteriore. Infatti se io clicco qui, non te lo faccio in questo momento, Ok. posso abilitare una modalità Torque Rear che sostanzialmente simula una modalità drift. Ok. È un po' particolare, io l'ho provata, non è proprio come driftare un posteriore, chiaramente. Certo. È un po' più una cosa mainstream, un po' per chiunque, perché basta che schiacci tanto il pedale e anche senza giocare troppo lei si diverte. Ok. L'ha studiata proprio per comunque per farti divertire senza... Sì, anche se non sei in manico, diciamo. Ok. Ecco, una cosa fantastica è che la turbina si sente un botto. Sì. Quindi senti proprio l'aspirazione che risucchia, sentite? Mamma mia, bro, quanto stai andando? Non lo so, non ho guardato. Sì, ecco, c'è da dire assurda, ne ha quasi sempre. Sì, è una cosa, una progressione Ne ha della sotto, Madonna. ne ha in Cioè, centro, ne ha in alto. porca miseria, si tiene. Abbiamo fatto una curva facendo un po' fischiare le gomme. Treno da 1600 euro, quindi Mamma mia. forse poco, 1400, 1500, giù di lì, vai. Tra l'altro tu hai le gomme davanti, il cerchio più grande, ah, senti il freno. Sì. Non è tanto il cerchio, ma La gomma larga, scusa. bravo, sì. È più larga davanti rispetto a dietro. Davanti 265, dietro 245. Per una questione di, mi dicevi, di sottosterzo. Allora Tipica dell'Audi. dicono che sia un modo per evitare il sottosterzo. Probabilmente sì. Le RS3 sono famose per sottosterzare. In questa, tra l'altro, lui sta utilizzando i controlli, ma l'ha visto prima anche quando l'ho guidata io. La perdi anche con i controlli di sovrasterzo. Provare per credere. E quindi devo dire che Pensa che sensazione i freni in carboceramica, cioè ci sono più prestazionali rispetto al solito, però è strano perché non sei abituato. sì, all'inizio è strano, anche perché tu ora non li stai usando, Infatti non stiamo pinzando No. chissà quanto, probabilmente hanno bisogno di essere sfruttati di più Sì, e pinzati all'ultimo. il carboceramico oggettivamente in strada ha poco senso. In pista lo sfrutti un po' di più. Scusa. Sì, va sfruttato molto di più in pista, quello sicuramente. Sì. Il carboceramico è proprio la sensazione di velocità che ti dà quando spinge, cioè sembra che non Sì, ma ne ha sempre. ne ha poi, sempre. Non ha vuoti, finisce non ha. mai. Bravo, sembra un tunnel senza fine. Devo dire che anche a livello di sound è un po' brutto il fatto che queste auto moderne abbiano un po' la cassa, siano tutte tappate, mille balle. Abbiamo messo il cutback Capristo, come dicevo prima, omologato. Per me, da usare in città è il top, Sì. perché si lascia sentire, te la godi, però allo stesso Non dà tempo fastidio. sì, non è quella lattina che Bravo. che sì, è bella, fa ridere, ti gasa, però è Però troppo. di tutti i giorni. No, è troppo. Di tutti i giorni, sì. E invece a livello di consumi. Io i consumi avrei preferito non toccare questo tasto. La macchina di per sé consuma tanto, con l'elaborazione consuma ancora di più, perché ovviamente è sturata ancora di più. Diciamo che se hai il piede ballerino come in questo momento, a me è capitato di fare i 2.6. Porca di quella porca. Se invece ti trattieni? diverti, ma ti Ah. trattieni un pelo, fai 3 qualcosa. Se comunque qualche scannatina la fai, ma comunque uso, non dico cittadino, ma abbastanza tranquillo, i 5 di media. Io da quando la macchina in 7700 km auto nuova ho i 7,5 al litro, quindi consumi veramente alti. Benzina solo 100 ottani. Solo 180. No, non è obbligatorio. Però tu stai facendo. Solo 100 ottani. Ho proprio
proprio fatto le bancate di differenza e ho visto che senza la 180 anni perde il 10%. Urco 2, proprio... Pensa come cambia di netto con la benzina. Anche a me, raga, fa strano, so che vi renderà perplessi, ma abbiamo proprio bancato. Carburante normale, 180 anni, differenza su 400 cavalli, c'erano 40 cavalli di differenza. Madonna, direi che ci siamo anche divertiti. Sì. Spero sia stato piacevole, magari un po' terrificante. No, è piacevole no, bro. mi hai dato tutto tranne che piacere, francamente. Ho le mani sudate, la schiena è un lago, esatto. E in questo momento sono solo che felice che la mia macchina sia intatta. Esatto. Okay. L'importante è che che siamo arrivati sani e salvi e sia tutto a posto. Bravo. Cosa ne dici, bro? Io sono... già esteticamente a me, quando l'ho vista la prima volta, ho detto spaziale, ma da dentro, da guidare, è ancora di più, cioè è una cosa fuori di testa. E poi da passeggero a pilota cambia completamente. Io da passeggero mi stavo cagando addosso. Sì. Quindi probabilmente hai avuto anche tu quella stessa sensazione. Sì. Invece quando tu sei alla guida è un'altra cosa, cioè senti che hai il controllo e non è così spaventoso, ma in parte è una cosa... E quando siamo andati insieme, ripeto, la strada non la conoscevo, quindi... Esatto, quindi spettacolo, grazie mille della fiducia, grazie mille veramente, spettacolo, veramente mi sono divertito un sacco. E ragazzi, il video termina qui, iscrivetevi al canale di Edo, mi raccomando. Iscrivetevi anche al suo. Grazie, importantissimo, like, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa bestia e ci vediamo alla prossima. Ciao belli. Ciao.